Ed eccoci qua con un altro video, io sono Issam e questo è il Kugu G-Max. This is future music. È uno dei monopattini più belli che abbiamo mai visto sul canale, non solo, è anche molto innovativo, non solo dal punto di vista del design, che è evidente, ma anche dal punto di vista ingegneristico, che cambia tantissime cose che abbiamo visto in tanti monopattini, ognuno imita l'altro. Questo invece è molto innovativo, dalla chiusura rapida che abbiamo visto nel video precedente, con bloccaggio del manubrio, molto veloce dal punto di vista ergonomico, ma anche molto robusto dal punto di vista strutturale, nonché di bellezza ovviamente. Per quanto riguarda le altre cose interessanti di questo monopattino dal punto di vista tecnico, per esempio sono le ruote e le gomme. Le ruote sono da 10 pollici, ma come potete notare sono molto larghe. Non solo, qualcuno dirà ah, però non sono tubeless. In realtà questo è un beneficio, non essere tubeless, perché questo monopattino non ha gli ammortizzatori e utilizza proprio questo tipo di gomma per ammortizzare, e devo dire che ammortizza in maniera incredibile, come se avesse gli ammortizzatori non solamente su strada normale dove ci sono buche o irregolarità sulla strada, ma anche sul pavé, per esempio San Pietrini, o addirittura fuori strada. Questo proprio grazie alla gomma con la camera d'aria, perché questo ci permette di gonfiare di meno questa gomma molto larga. Anche se non è ammortizzato non lo senti, vero, con queste gomme? Ma cioè, sai che se tu mi dici che questo qua è ammortizzato e sono molto buoni, ti dico è vero. È vero, No, non ti... ma cioè, veramente tanta roba, cioè veramente fantastico. È vero, ti inganna, ma anch'io quando lo provo... Tantissimo, ma nel Quando... senso che poi tu senti ovviamente che stai andando su... Però ti viene il dubbio, ma ce li ha o non ce li ha gli ammortizzatori? No, non ti viene il dubbio, dici qualcosa che ammortizza, cioè sicuro al 1000x1000. Ma sono le gomme che fanno tutto, Eh sì, allora, per questo che l'abbiamo tarate a 18 PSI a casa, perché queste gomme con la pressione giusta, a seconda del peso ovviamente, cioè io l'ho tarate da 75 kg fino a 95 kg, che è il tuo peso, e adesso col tuo peso va a 30 km all'ora, ma nello stesso momento comunque non senti assolutamente le irregolarità della strada. Infatti, tarando la pressione delle gomme a 18 PSI usando una pompa come queste che vi lascio qui sopra in alto a destra, che la pressione adatta al mio peso, il mio peso è di 85 kg e 18 PSI, diciamo che se siete da 70 a 90 kg va benissimo. Se pesate di meno, tarate pure le gomme a 15 PSI e vedrete che raggiungerà la velocità massima di 32-33 km all'ora. In realtà a vuoto raggiungerebbe 35 km all'ora, quindi le gomme risulteranno gonfie da poter raggiungere la velocità massima, quindi col meno attrito possibile, ma contemporaneamente ammortizzeranno tantissimo. E perché ho detto che questo è proprio grazie alla gomma con la camera d'aria? Perché le gomme tubeless, se le gonfiate poco, man mano si sgonfiano perché hanno meno aderenza sul
sul cerchio e quindi l'aria fuori esce. Anche la scelta del motore da 500 watt da 36 volt è innovativa, e questo proprio perché la batteria è sottodimensionata per l'assorbimento di questo motore, se volessimo sfruttarlo al massimo. Infatti su internet qualcuno dice che questo motore ha la potenzialità di viaggiare e andare a 50 km all'ora, ma questo non è possibile solamente rimuovendo la batteria, mettendo una batteria più grossa, ma bisogna cambiare anche le impostazioni dell'ESC e alcune cose del monopattino, cosa che mi ha confermato Kugu non è possibile fare con questa versione del monopattino. Ma perché questa scelta del motore che ha una possibilità maggiore rispetto a quello che può permettere la batteria? Anche perché questo motore è limitato via software proprio per essere adattato a questa batteria, quindi non supera la velocità, non supera l'assorbimento, non danneggia la batteria. Questo perché questo motore sfrutta proprio la sua potenza per poter concentrare tutta questa potenza nella frenata. Infatti questo monopattino è veramente fantastico dal punto di vista della frenata, che avviene quasi totalmente via EBS, quindi elettronicamente controllato tramite i magneti e i poli del motore che si trova nella ruota anteriore. Questo è solo freno motore, giusto? Sì. Frena, Tanta roba, si ferma completamente, frena Adesso aumenta, secondo, terzo. e si ferma. Cioè ormai talmente l'hanno perfezionato che fai fatica a capire qual è a disco e qual è a freno motore. Infatti il monopattino frena con una distanza di arresto veramente incredibile, anche con un comportamento molto interessante. Se lo provate capirete di cosa sto parlando, e l'EBS ovviamente. E non solo, ha anche un'aderenza durante la frenata molto differente da tutti gli altri monopattini che trovate nel mercato. Ovviamente se andate avanti a schiacciare la leva del freno fino in fondo, attivate il freno a disco posteriore. Ma c'è un'altra innovazione in questo monopattino che è differente da tutti gli altri che abbiamo visto sul canale, e che anche la frenata rigenerativa, che come potete notare qui dall'applicazione, quando freno rigenera veramente tanta energia, differentemente da quelli che abbiamo visto sul canale, che generano molto di meno. Tolgo l'acceleratore ed è al 75%, freno, vedete che aumenta all'88%, quindi la frenata rigenerativa è molto buona. Ecco, però stavo dicendo che questo monopattino ha una particolarità interessante, che la frenata rigenerativa è graduale, quindi quando schiacciate il freno vedete che tac sale e riesce a capire quanto avete schiacciato il freno e quanto volete frenare, e non frena di colpo, ma riuscite per esempio a rallentare con il freno rigenerativo, non utilizzando, quindi risparmiando le pastiglie. Non solo, avete anche una frenata più controllata. Purtroppo però, come sempre, non è tutto rose e fiori. Infatti, come potete notare, lo schermo, nonostante che adesso siamo all'ombra, non è tanto visibile. Invece quando siamo sotto il sole non è per niente visibile. D'altra parte però possiamo mettere il nostro cellulare sul manubrio, che ha tantissimo spazio, e vi lascio qui i migliori supporti per cellulari da mettere sul manubrio. Un'altra cosa che per esempio avrei voluto che avesse un clacson un po' più alto rispetto a questo campanellino, anche se il campanellino è abbastanza alto. Per quanto riguarda l'autonomia massima è di 30 km in condizioni perfette e varia tantissimo. Può arrivare a 15-20 km a seconda del peso, pendenza e soprattutto quanti start e stop avete fatto, e questo a causa della batteria che è sottodimensionata rispetto al motore. Questo monopattino ha l'applicazione Bluetooth che ci fa vedere la velocità e tutte le informazioni sullo schermo, che vi ho fatto vedere adesso che si chiude, crasha. Perché questo? Perché non ho dato la possibilità di accedere alla mia posizione, non accendendo la posizione GPS all'applicazione. Adesso infatti appena dato il permesso vedete che l'applicazione si avvia, e appena trova
il monopattino, posso collegarmi al monopattino. Purtroppo però l'applicazione non ha nessuna password per farmi accedere solamente a me al monopattino, fa accedere chiunque al monopattino appena trova la connessione. Infatti, nonostante che possiamo bloccare o sbloccare il monopattino, e cosa vuol dire bloccare e sbloccare il monopattino? Vuol dire che quando clicchiamo questo bottone il monopattino blocca addirittura la ruota anteriore, e anche se cerco di spostarla, vedete che non riesco a spostarla, non si riesce a girare perché il motore entra in frenata rigenerativa, così da non poter accelerare ma neanche trascinare il monopattino. Dobbiamo per forza sollevarlo. D'altra parte però, se qualcuno accede al Bluetooth del monopattino con l'applicazione, potrebbe tranquillamente sbloccarlo. L'applicazione ci permette di passare dal limite di velocità primo al secondo e al terzo, che arriva a 32 km all'ora come abbiamo detto. Ci permette di accendere e spegnere la luce anteriore e posteriore, e nelle impostazioni avanzate possiamo scegliere la luminosità dello schermo, ma tenendola al massimo, come abbiamo visto prima, non è visibile sotto il sole. Ci permette anche di passare da miglia all'ora a chilometri all'ora, e ci permette di regolare la frenata rigenerativa massima. Ma essendo una frenata rigenerativa graduale che possiamo controllare direttamente tramite la leva del freno, consiglio di tenere al massimo la forza del freno. Il monopattino ha anche il cruise control. Come potete notare qui c'è una barra S sta per secondi, e possiamo dire al monopattino dopo quanti secondi di mantenimento di velocità costante dovrà entrare in cruise control, e abbiamo come massimo di secondi 30. Io l'ho messo a 0 perché non voglio il cruise control, sinceramente preferisco utilizzare la leva dell'acceleratore, anche se però con questo monopattino un po' di senso ce l'ha il cruise control, perché non esagero se vi dico che questo monopattino è uno dei più stabili che ho mai provato sul canale su strada. È veramente come un treno sulle rotaie, e la pedana è molto larga, molto comoda, e anche la forma è molto comoda. Non solo, anche l'adesivo antiscivolo è di qualità ed è in silicone, con un disegno che sì, si sporca ma non trattiene lo sporco negli angoli, quindi possiamo farlo tornare pulito come nuovo semplicemente con un panno bagnato. Quindi il cruise control ci sta, ma c'è anche un altro motivo, perché questo monopattino, avendo impostato come frenata rigenerativa la più alta, quando togliete il dito dall'acceleratore ha una decelerazione rapida rispetto agli altri monopattini. Quindi se vi distraete mentre state andando e lasciate leggermente l'acceleratore, sentite un po' di decelerazione. Perciò, se non vi piace questo comportamento e fate dei tragitti molto lunghi dove non ci sono ostacoli, per esempio su piste ciclabili molto lunghe, ecco, e volete tenere la frenata rigenerativa al massimo, potete inserire tranquillamente il cruise control e controllare dopo quanti secondi volete che entri in azione. Infine l'applicazione decide anche l'accelerazione da lenta ad appropriata ad alta accelerazione. Io scelgo l'alta accelerazione perché la cosa che secondo me è più importante in un monopattino non è la velocità massima ma l'accelerazione. Supponiamo che siamo a un semaforo o dobbiamo scappare da una macchina che ci viene addosso, avere un'accelerazione adeguata è molto meglio rispetto ad avere una velocità massima, che pure è pericoloso e anche vietata sopra i 25 km orari. Cosa pensi dell'accelerazione di questo monopattino? Allora, a parte che questo monopattino, già a vederlo così, guarda che bello, mi piace un sacco da quel punto di vista, dal punto di vista estetico, ok? Cioè veramente futuristico, veramente fatto bene. No, cosa pensi dell'accelerazione? Capito, intanto ti dico che mi piace. Non me ne frega un c***o di che ti piace, è bello, piace a tutti. Scusa, no, ti chiedo l'accelerazione. Hai mai visto un monopattino così? No, non l'ho visto, allora, però... E com'è l'accelerazione, la coppia e la spinta in salita di questo monopattino? Adesso facciamo la solita salita, vediamo quanto va il monopattino. 26,
24, 18, 19, 17, 16, 16 fisso. Quant'è il minimo nella solita salita? 16. È una cosa che invece rispetto agli altri che non ho mai provato sono le ruote. Che cosa hanno le ruote? Sono fantastiche. Poi ammortizza tantissimo. Non E poi ti pensavo, senti rilassato salire sopra. E a chi consiglio questo monopattino? Beh, lo consiglio a qualcuno che lo vuole utilizzare in città, in strada o fuori strada, anche se la strada è disastrata, a qualcuno che cerca la stabilità del mezzo, qualcuno che è di distratto, che non vuole stare diciamo teso durante la guida del monopattino, perché è veramente molto stabile, molto sicuro e anche molto robusto. Questo qualcuno è consigliabile che non pesi al di sopra di 100 kg, anche se questo monopattino come struttura riesce a supportare fino a 200 kg, e anche se il motore riuscirebbe a trainare addirittura 150 kg senza problemi, ma le gomme per esempio ognuna riuscirebbe a sopportare un massimo di 70 kg così come sono. Ovviamente si possono cambiare e mettere anche i tubeless, ma noi stiamo parlando del monopattino così come arriva dalla fabbrica. E però c'è un'altra cosa: la batteria non riuscirebbe o soffrirebbe se mettiamo più di 100 kg sopra questo monopattino, specialmente nelle salite. Per quanto riguarda la luce posteriore, rimane accesa una volta accese le luci e lampeggia in caso di frenata. Invece lateralmente abbiamo un grossissimo catarinfrangente nella parte posteriore e un altro nella parte anteriore, ovviamente da entrambi i lati. Per quanto riguarda l'impermeabilità, il monopattino sembra isolato molto bene sia dalla parte dello schermo, ma anche tutte le parti, e anche il connettore per la ricarica è abbastanza isolato. Abbiamo il suo cappuccio tranquillamente. Però il monopattino certificato IPX4, ovvero impermeabile agli schizzi, a una pioggia leggera. Ovviamente non si può lasciare sotto la pioggia, non si può viaggiare durante la pioggia per lunghi tragitti, neanche immergere nell'acqua. Sono sicuro che adesso qualcuno chiederà se questo monopattino è meglio dei vari Ninebot e i Xiaomi M365. Sì, sicuramente è migliore in tantissime cose, ma soprattutto è molto più bello come aspetto, e per chi apprezza la bellezza vale anche la pena di spendere di più. Ovviamente è una preferenza personale, perché c'è qualcuno che preferisce la velocità, l'accelerazione e il prezzo più basso ovviamente di altri monopattini che abbiamo visto sul canale, altri che preferiscono andare piano, non piano, pianissimo, perché va a 32 km all'ora, non ha un'accelerazione come per esempio l'Erlang, non ha la velocità dell'Erlang. Spero che questo video vi sia stato utile. Se lo è stato, cliccate su mi piace, altrimenti cliccate su non mi piace. Se avete domande lasciatele giù nello spazio commenti, vi rispondo appena possibile. Come al solito vi lascio il link e coupon sconto nella descrizione del video, ma anche su sindromedashopping.com, ma potete anche cliccare qua sia per il coupon sconto ma anche per altre informazioni utili o aggiornamenti anche nel tempo. Nel frattempo vi saluto e ciao, alla prossima!